Hoy se le considera una figura legendaria en el mundo de los rallies. ¿De quién nos hablarán Domenico y Federico en este episodio? People winning the rally and really nobody really had a chance. Oggi parliamo di uno di quei piloti che solo al pensiero ci vengono in mente i suoi traversi, la polvere e le grandi e assurde vittorie che è riuscito a compiere nella sua carriera. Parliamo di un personaggio grande, Federico. 2 campionati del mondo rally vinti nel 90 e nel 92, più di 50 podi nel VRC, ha più di 60 anni ancora va a vincere la Dakar ed è stato il primo non scandinavo nel 1990 a vincere il rally dei 1000 laghi. Chi è? Siamo in Spagna, Carlos Sainz, e allora ci prepariamo? Allacciate le cinture! Andiamo! E allora iniziamo dal principio. Nasce a Madrid nel 1962. Lui aveva una grande passione per il calcio, voleva diventare un grande calciatore e correre per questi campi, però un giretto col fratello maggiore gli fa capire che la corsa per i campi sì, ma di traverso. Esatto, e quindi nel 1980 debutta nei rally, guida R5 Maxi Turbo fra le ultime gruppo B, poi Sierra Cosworth, ancora una trazione posteriore, però poi diventa celebre nell'abitacolo della Toyota. Qua arriviamo al 1990, è un anno veramente importante. Il 1990 è l'anno importante perché riesce a vincere il Mondiale Rally. È il suo primo titolo, fino all'epoca lo vincevano soltanto francesi, norvegesi, nordici diciamo, nessuno avrebbe scommesso su uno spagnolo. E invece vince nel 1990, si ripete nel 92, poi nel 93 con la livrea Repsol si dedica al pensionamento della Delta che ormai diciamo ha finito la sua carriera. Vediamola! Quando parliamo di Sainz parliamo anche di uno degli episodi più assurdi, credo, della storia dei rally. 1998 si appresta a vincere il terzo mondiale rally, pochissimi metri dal traguardo, out, macchina ferma. Esatto, Tommy Mäkinen si era già fermato in quella gara, era già in albergo, pronto a tornare in aeroporto e a casa. Che succede? A poche centinaia di metri dall'ultima prova speciale, la Toyota Corolla VRC di Carlos Sainz si ferma irrimediabilmente. ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Una chiazza d'olio lasciata da una vettura storica che partecipava ad una gara di contorno porta Mäkinen a compiere un errore, finendo fuori strada e staccando la ruota posteriore destra. È la fine.
Porte spalancate per Sainz verso il suo terzo titolo mondiale alla prima stagione sulla Corolla WRC. La lotta per la gara viene lasciata ai piloti di casa Burns e McRae, mentre lo spagnolo controlla senza correre rischi. L'unico obiettivo è portare a casa la vettura e con essa il titolo di campione del mondo. Tutto procede senza intoppi, fino a 700 metri dal traguardo. Poi, momento tragicomico e il momento in cui succede quello che nessuno avrebbe mai pensato potesse succedere. Lo speaker annuncia a gran voce l'arrivo dell'equipaggio spagnolo e il pubblico è già pronto per la festa, quando il rumore della Toyota Corolla si fa all'improvviso sempre più sordo, sempre più strano. Inizia a fuoriuscire del fumo dal cofano e l'andatura si fa sempre più incerta. Il motore è KO e al traguardo mancano poco più di 300 metri. Pilota e navigatore escono dall'auto, cercano di fare qualcosa con gli estintori e con le imprecazioni. Sarà tutto inutile, il mondiale è perso. Sainz si ammutolisce come il motore della sua auto, mentre Moya frantumerà il lunotto posteriore con il casco e prenderà ripetutamente a calci le portiere per sfogare la rabbia. Mäkinen, già in albergo e con la coda tra le gambe per il campionato appena sfuggito di mano, viene raggiunto da una telefonata proprio mentre è al microfono con i giornalisti a raccontare come sono andate le cose. Tommi Mäkinen è campione del mondo rally 1998. Abbiamo raccontato la scalata di Sainz, andiamo a vedere quelle che sono le vittorie leggendarie del famigerato pilota. E quindi parliamo del Monte Carlo 1991, perché Monte Carlo è Monte Carlo. Siamo nell'ultima speciale del Turini, mancano solo quei 22 km e Sainz è a 41 secondi da Delecour. Ma c'è un mistero, non sappiamo se Delecour sbaglia o per un cedimento meccanico compie un dritto, l'auto rimane su 3 ruote, blocca la strada e ovviamente il tempo scorre inesorabile per il francese. Carlos Sainz quindi vince il Monte Carlo 1991, il francese François Delecour è terzo e vincerà il Monte Carlo nel 94. Il nome di Sainz è legato alla Toyota, però non è l'unica vettura con cui ha corso. Infatti ha corso anche con Lancia, Subaru, Ford e Citroën, per poi passare alla Dakar. Beh, Federico passa alla Dakar alla soglia dei 50 anni. E la differenza fra la Dakar e i rally è notevole, centinaia, migliaia di chilometri ogni giorno, polvere, pietre, insomma uno sforzo notevole e per tanti giorni. E non si è fermato solo a correre, ma bensì l'ha vinta 4 volte. 2010 con Volkswagen, 2018 con la Peugeot, poi ancora nel 20 con la Mini e l'ultimo ancora oggi, a 62 anni se non erro, 2024 con l'Audi RS. Non a caso è il matador dei rally. L'età c'è, è indiscutibile, però l'intenzione di appendere il cascachiodo non c'è assolutamente. Certo che no, quindi carriera formidabile per lui, invidiabile, lunghissima e soprattutto ha anche lasciato il testimone del suo nome al figlio Carlos Sainz Jr. che è pilota di Formula 1. Cuidado que no es el Fórmula 1. ¡Corre! Ha pasado. Joder. Te has hecho daño de agarrarte. Te toca. Buena, cabrito. Cuidado que se va el coche, Cuidado. Espera. Cuidado que aquí se va. Uy, cabrito. Cuidado. Me cago en... Cuidado la rápida, papá. Cuidado la curva rápida. Cuidado. La cantidad de veces que habré dicho frena. Frena. Anche questa puntata è giunta al termine. Iscrivetevi al canale del Team Racing Terni per rimanere aggiornati sui nostri contenuti e supportateci condividendo il video.